Ciao ragazzi, sono come al solito, come spesso capita, sono a casa del Balla di Marco Ballarani e questa è un'altra puntata della serie Vintage. E infatti sono qui con il CP70 di Marco. Questo è un CP70B, nel senso che questo qui è il modello stereo, che però lo stereo ha senso nel momento in cui si usa il tremolo, ma il tremolo non va, quindi il tremolo non lo useremo, ma tanto il suono è bello lo stesso, anche perché abbiamo molti pedali esterni che come al solito Marco ha collegato. Se è la prima volta che mi vedete in questa casa, comunque avrete visto dei video suoi, quindi questa casa la conoscete già. E ha mille pedali ovunque. Adesso c'è un chorus, che è un grande classico, diciamo, per quello che riguarda il CB70. Allora, faccio un breve preambolo. Io quando sono cresciuto, quando ero ragazzino, mio papà suonava, l'ho già detto in un altro video, suonava la chitarra e cantava, e io all'epoca si usava stare mesi interi in un posto, con tutte le famiglie, i figli, insomma era tutto un po' diverso da come si usa adesso. E quindi io passavo i pomeriggi mentre provavano, piuttosto che anche la sera, perché all'epoca, come ho già detto in passato, non era come adesso che ci sono mille restrizioni, all'epoca insomma nei locali, quelli dove la gente andava a ballare, quello che una volta si chiamava il moderno, che erano le cover di adesso. E praticamente mio padre cantava, suonava in queste situazioni molto belle con i fiati, erano sempre band numerose. E c'era sempre lui, c'era sempre il CP70, su tutti i palchi, che fosse stabile, che fosse del pianista, del tastierista che all'epoca chiaramente doveva fare le cambiali per comprarsi tutta questa roba per andare in giro a suonare, era lo strumento principale. Il pianoforte era questo qua fondamentalmente nel 90% dei casi, questo o simili, perché comunque anche Cavai aveva fatto dei modelli, esistevano anche in Italia dei tentativi, c'erano un po' di, così diciamo, Marco mi guarda, fa di sì con la testa che si ricorda un po' di modelli. Diciamo che lui è il capo, cioè è il capo, e mi ricordo benissimo da bambino, questo per me era un pianoforte, cioè nel senso, anche perché loro lo chiamavano il pianoforte. Io mi ricordo che si usava a chiamarlo il pianoforte anche perché dentro ha le corde e ha la meccanica del pianoforte, è proprio quella cosa lì, semplicemente diciamo così elettromagnetico, elettrificato, diciamo, come usiamo dire noi. Da questo si passa poi alla questione più di utilizzo così, diciamo, produttivo e discografico di quegli anni. È diventato a un certo punto una specie di icona di un certo periodo, soprattutto devo dire Genesis, un po' di prog degli anni 70, fine 70, così, ma soprattutto in Italia a un certo punto ha preso una piega anche stilistica importante, Lucio Dalla e tutte queste cose qua. Molti gruppi dell'epoca lo usavano perché non era solamente, come si può dire, il pianoforte portatile. A un certo punto, come spesso capita con gli strumenti che poi diventano di uso quotidiano, aveva un suo suono, perché non era un pianoforte, aveva un suono un po' diverso e quindi diventava uno stile, dava un suono ai brani, aveva un altro colore rispetto al pianoforte, che poi è quello classico di alcune cose che sentite come questa media, questo attacco molto. Adesso io all'inizio, dopo questo preambolo appunto, all'inizio ho suonato delle cose un po' pianistiche, un po' più così, ho fatto un po' di accordi americani, come mi piace chiamarli ogni tanto, perché volevo un po' uscire dal contesto classico di questo piano, che molto spesso era utilizzato in un ambito pop e rock. In realtà ci si può fare tutto, perché suonato delicatamente ha tutta la dinamica di un pianoforte. Come potete sentire. Poi voi in questo caso non state sentendo quello che si sente da lui, che è parte integrante in realtà poi di questa sonorità e che ricorda tanto poi il pianoforte vero. Quello che sentite voi è il risultato poi in uscita, diciamo, che è un pochino più medioso, un pochino più preciso, diciamo, di quello che è il rumore
rumore anche che viene fuori da questo strumento, i tasti, il rumore dei tasti, tutte queste cose. Un'altra particolarità di questo strumento è che non era mai accordato, nel senso che non è che non fosse mai accordato. Molto spesso, cioè, si scorda perché ha le corde, di conseguenza questo è diventato parte integrante anche un po' del suo suono, nel senso che l'utilizzo del chorus aiuta perché nasconde un po' questo detuning generale, che però fa un po' parte. Diciamo impreciso, ecco, ma questa imprecisione lo rende musicale, almeno a mio parere. Per chi suonava all'epoca il piano, c'era il vantaggio di avere un piano di fronte, nel senso che questi tasti sono quelli di pianoforte, cioè nel senso la sensazione è quella di essere di fronte a un pianoforte con il peso del pianoforte, quindi anche con quella sensazione di lieve ritardo, che non so come definire, è il rapporto che si ha con gli strumenti veri, essendo più organico, non c'è quella risposta veloce e un po' innaturale, se vogliamo, di alcuni strumenti. Qui tu avevi il suono si espande in qualche modo, arriva da questo strumento in un modo molto naturale, che è quello che si prova poi con altri strumenti elettromeccanici, come il Rhodes, come il Wurlitzer, però in questo caso di più, perché il tasto è davvero pianistico e quindi la sensazione era pianistica. Ora, chiaramente, quando si parla di questi strumenti bisogna sempre fare dei cenni storici, nel senso che è naturale farlo. Quindi il discorso che vi ho fatto all'inizio, così un po' nostalgico sulla vita dei musicisti quando esisteva questo strumento, era anche per farvi capire un po' come ci sono arrivato io a questo strumento. Tornando dove ero, dopo averlo visto su quei palchi, essendo cresciuto e avendo vissuto poi in realtà tutto quello che è successo dopo, quindi negli anni 80, da ragazzino, così ho visto tutte le tastiere che uscivano fino agli anni 90 e compagnia. E lì, da un certo punto in poi, il DX7, quelle cose lì, sono uscite tutta una serie di cose, i piani Roland e così. Poi a un certo punto io ho iniziato a lavorare, a suonare, molto presto in realtà, perché ero un ragazzino, e le prime date che facevo, a un certo punto mi è capitato di trovarmelo davanti, perché nel locale era stabile. Mi ricordo per esempio che Spazio Musica, quando ancora c'era Bruno, c'era un CP80, se non ricordo male, addirittura lui aveva. Non mi ricordo più se era un CP70 o CP80, comunque non mi ricordo se aveva 88 o 73, però ricordo che andavo a suonare, facevamo blues e dintorni, e c'era questo strumento e ci andavo spesso a suonare a Spazio Musica e quindi ogni volta che andavo per me era sempre un piacere. Per me sì, tranne che per il bassista che ogni volta che mettevo giù un basso mi diceva ma non è preciso, vabbè non è preciso, è il suo bello, però eravamo giovani, erano anni in cui si voleva fare tutte le cose precisette e quindi insomma, però io mi divertivo come un matto, ma anche perché cioè, quando facevamo queste cose qua, un po' più rock and roll, veniva fuori, c'era una punta e una spinta pazzesca. Erano le serate dove non avevo quella sensazione che abbiamo avuto noi tastieristi per tanti anni, dove c'era il chitarrista che si sentiva e te che se fuori non avevi il fonico che suonava le tastiere, che era un tuo amico, non ti si sentiva mai, perché quello là c'aveva sempre l'ampli che sparava sulla gente. Invece in questo caso, siccome era stabile nel posto, Bruno lo sapeva tirar fuori e quando suonavi c'eri e come, ti sentivi poi sul palco, era divertente. E ricordo anche questa sensazione appunto organica che si creava anche con chi cantava, quando accompagnavi un lento, una cosa. Questa sorta di detuning che c'era, per carità, quello da Bruno era tenuto bene, però comunque c'era sempre un po' di stonio. E quella roba lì poi creava tutto un mondo, un'atmosfera piacevole. E quelli poi sono stati i primi passi miei, che ero veramente giovane, per cominciare a capire qual era il valore degli strumenti di cui avevo sentito parlare così tanto e che tutti si tenevano
a casa custoditi gelosamente, perché appunto da lì poi sono passato a suonare in posti dove c'era il Rhodes, poi qualche amico che aveva il Wurlitzer, e da lì erano anche gli anni in cui queste cose erano un po' scomparse. Io ricordo di aver parlato con vecchi amici di mio papà che avevano dei negozi di strumenti musicali e che a un certo punto si sono ritrovati con gente che gli portava un C3 o un B3 piuttosto che un CP70 o un Wurlitzer o un Rhodes per prendersi il DX7 o più avanti l'M1 o il D50. Chiaramente adesso si stanno mangiando gli occhi, però il mondo è così. Una volta ti va bene, una volta ti va male. C'è gente che ha venduto il Minibook a 300.000 lire a un amico, cioè nel senso funzionava così. Noi, la mia generazione, c'è nata dentro quelle cose lì, quindi in realtà queste erano cose che noi potevamo suonare giusto se andavamo in un locale, oppure quando ero più piccolo mi ci mettevano sopra, ma praticamente mi dovevano alzare per mettermi sopra, quindi stiamo parlando proprio, avevo 8 anni, ero alto così. Penso di aver detto tutto quello che riguarda l'aspetto così folcloristico che c'è intorno al CP70. Io credo che sia uno strumento ispirante perché averlo in uno studio permette di utilizzarlo come strumento, prima di tutto. Non è uno strumento che si trova a prezzi esorbitanti, nel senso che adesso stanno un po' tornando di moda certe cose anni 80, quindi attenzione perché anche lì adesso... Però questo si trova ancora a prezzi ragionevoli. È uno strumento ispirante e soprattutto è uno strumento col quale si può scrivere come si fa con un pianoforte, perché questo spento suona, quindi uno si siede e ha un volume bassissimo, è come avere un silent, cioè ha un volume bassissimo, uno si siede, ha una risposta pianistica e un suono che bene o male in silenzio si sente, si può scrivere, si possono mettere giù delle cose. Vuoi fare un audio solo del suo, così come si sente mentre parli? Ah sì, l'idea del balla, giustissima, per farvi sentire come si sente senza audio dal telefonino, lo state sentendo perché io sto parlando nel telefonino. Cosa fa il chorus, Però sentite, si sente. Anzi, è un piano con la sordina, diciamo, un po' più della sordina. Quindi, cioè, secondo me, è uno strumento che assolutamente vale la pena perlomeno di provare per chi non ci ha mai messo le mani sopra. Poi l'acquisto o meno, mi rendo anche conto che oggigiorno l'idea di andare in giro con una cosa così è fuori dalle possibilità umane. Considerate che le situazioni di cui vi ho parlato erano situazioni dove il gruppo stava fisso tipo 1, 2 o addirittura 3 mesi in un posto, quindi insomma si poteva lasciare lì, poi lo si trovava in giro e tutto il resto. Io a questo punto ve lo faccio ascoltare prima di lasciarvi con un po' di effetti, nel senso, adesso l'abbiamo ascoltato con il coro, però adesso dobbiamo riattaccare l'audio, giusto? Sì, sì. Cioè adesso è attaccato. È attaccato. Avevo solo abbassato lui. Abbiamo il tremolo, per esempio, giusto? Sì. Direi, Space Echo. Bellissimo. C'è il tap tempo se vuoi cambiare. No, ma è bellissimo già così.
meccanici, quando lo metti dentro nei pedali diventa fantastico tutto, perché Delay stereo? delay stereo addirittura, mi dice Marco. Bellissimo. E niente, insomma, abbiamo provato un po' di pedali, e qui da Marco è sempre un piacere. Tra l'altro lo vedete, forse lo state anche vedendo. Che non si vuol far vedere, dice no, io sto lì, sto dietro, poi mi dice, mi fa i segni, mi dice le robe, mi dice, a parte le pirlate che dico ogni tanto, e che lui corregge, fortunatamente. Io vi ringrazio, vi saluto, vi saluta anche Marco, e nella tana del lupo qua portiamo avanti un po' di vintage. Questo è un video che farà parte della serie vintage come quello sul Wurlitzer, e io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella per avere notizie quando faccio qualcosa. Un abbraccio, grazie infinite come sempre, ciao a tutti.